Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Parlando con italiani, avete mai sentito utilizzare la parola vabbè? È una parola utilizzatissima dagli italiani con differenti significati. Nel video di oggi impareremo ciascuno di questi significati di modo tale che possiate finalmente riconoscere l'utilizzo di vabbè nelle frasi. Iniziamo col dire che vabbè altro non è che l'unione di va bene. Ci sono differenti modi di scriverlo. Alcune volte lo vedrete scritto come vabbè con la doppia B, alcune volte lo vedrete scritto con vabbè con l'accento sulla E, altre volte come vabbè con la H alla fine. Il modo in cui si scrive vabbè può variare in base alla regione in cui ci si trova. È più tipico, per esempio, al nord vedere scritto vabbè senza la doppia B, mentre invece al sud si utilizza più spesso la doppia B. Ad ogni modo questo dipende dalle preferenze. A nord, così come a sud, una persona può decidere come preferisce scrivere vabbè. Dicevamo che vabbè è l'unione di va bene, ma in realtà non è un sinonimo di va bene. Iniziamo ad imparare come si utilizza. Il primo utilizzo si traduce in inglese come whatever, oppure ok then. Si usa quando noi ci rassegniamo di fronte a qualcosa, quando noi concediamo qualcosa, ma in realtà non desideriamo fare questa cosa, è infatti una concessione. Immaginiamo una scena tra due amici. Un amico dice all'altro: dai, aiutami a fare i compiti. L'altro può rispondere: vabbè, per questa volta ti aiuto. Vabbè, per questa volta ti aiuto. In questo caso, vabbè è un po' come dire ok then, that's fine, proprio perché noi ci stiamo rassegnando di fronte ad una situazione di cui non abbiamo voglia. Vabbè viene anche utilizzato per esprimere accettazione o rassegnazione, come abbiamo detto prima, e nel farlo con una certa indifferenza. Anche qui con un esempio cerchiamo di capire in che modo si utilizza. Questa volta immaginiamo uno scenario tra due colleghi di lavoro. Un collega dice all'altro: hai sentito che hanno cambiato l'orario della riunione? E l'altro risponde: vabbè, non importa, non avevo pianificato nulla. Vabbè, non importa, non avevo pianificato nulla. In questo caso, vabbè è un po' come dire whatever, who cares. Serve infatti per esprimere accettazione, ma con indifferenza. Passiamo ad un altro utilizzo di vabbè. In questo caso sarebbe più corretto dire sì, vabbè. E cosa vorrà dire questo sì, vabbè? Questa espressione viene utilizzata come risposta a qualcuno che ha detto qualcosa di un po' troppo esagerato, che ha detto qualcosa che è un po' difficile da credere. Stiamo in un certo senso minimizzando quanto è stato detto perché pensiamo che in realtà non succederà. Anche qui immaginiamoci uno scenario tra due amici. Uno di questi due ha sempre odiato studiare e dice all'altro: questa sera per davvero studierò tutta la notte. L'altra persona, al non credere a queste parole, può rispondere sì vabbè. Sì vabbè è un po' come dire sì certamente, certo o come no, utilizzato però in senso ironico, quindi proprio come dire sì, non ci credo, so che non studierai tutta la notte. Il terzo utilizzo di vabbè è no vabbè. Anche qui vi starete chiedendo: ma che cos'è no vabbè? No vabbè viene utilizzato quando sentiamo qualcosa di incredibile che non ci immaginavamo. Per esempio, se una persona viene da me e mi dice: Fra, ho vinto la lotteria, io posso rispondere: no vabbè, non ci credo. Questo no vabbè è un po' come in inglese no way, quando sentiamo qualcosa di incredibile che è difficile da credere ma che effettivamente è successo. Un altro utilizzo molto comune di vabbè nella conversazione è il vabbè utilizzato per cambiare argomento. Per esempio, se noi stiamo avendo una conversazione con qualcuno ma vogliamo cambiare argomento, possiamo usare vabbè per connettere queste due frasi e fare in modo che il cambio di argomento sia abbastanza naturale. Un'amica sta raccontando tutti i pettegolezzi del quartiere e all'altra amica tutti questi pettegolezzi non interessano. Lei vuole cambiare argomento ma non sa come farlo per farlo in modo naturale, allora potrebbe dire qualcosa del genere: cavolo Giulia, non sapevo tutte queste cose. Vabbè, comunque, tu hai fatto il tuo colloquio di lavoro? In questo caso io ho detto vabbè, comunque, è un po' come dire well, anyways.
per cambiare argomento. Non vogliamo più parlare dei pettegolezzi, vogliamo parlare del colloquio di lavoro. In questo caso può essere sostituito da va bene, e in questo caso diventerebbe va bene, comunque tu hai fatto il tuo colloquio di lavoro. Un ultimo utilizzo di vabbè utilizzato come va bene è nell'espressione vabbè che è tardi, ma vorrei finire questo capitolo. Vabbè che è tardi, ma vorrei finire questo capitolo. Vabbè può essere utilizzato anche con va bene che è tardi. In questo caso è proprio come dire ok, I know that it's late, but I want to finish this chapter. Quindi per esprimere che siamo coscienti del fatto che sia tardi, lo sappiamo, ma nonostante questo voglio finire il capitolo. Abbiamo finito qui per il video di oggi. Fatemi sapere se conoscevate già alcuni degli utilizzi della parola vabbè in italiano ed eventualmente quali già conoscevate. Ho deciso di fare questo video proprio perché di recente ho notato che utilizzavo molto spesso l'espressione vabbè nel mio parlato ed ovviamente vivendo in Spagna questo ha scatenato delle curiosità sull'utilizzo della parola vabbè, motivo per il quale ho deciso di fare questo video sperando di chiarire alcuni dubbi del suo utilizzo. Io vi ringrazio tanto per aver visto questo video e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!